Hai la sensazione di essere un pezzo di puzzle finito nella scatola sbagliata? Dove ogni mattina ti svegli, prendi il caffè, affronti il traffico e trascorri 8 ore, magari fossero solo 8, facendo qualcosa che senti che non ti appartenga, mentre dentro di te sai che il tuo vero potenziale è lì chiuso, in quel cassetto a prendere polvere. Sai, in Italia ci hanno insegnato che il lavoro è sacrificio, un dovere quasi punitivo, ma nessuno ci ha mai spiegato che esiste un modo per vivere il proprio lavoro con armonia e felicità, proprio come se fosse un divertimento, sfruttando le nostre inclinazioni naturali, ovvero quelle cose che facciamo con piacere e senza alcuno sforzo. Nel video di oggi ti spiegherò come mappare le tue competenze invisibili attraverso una lente scientifica, come superare poi i blocchi psicologici che il nostro mercato del lavoro ci hanno cucito addosso e soprattutto ti darò una strategia concreta per trasformare il tuo valore in una rendita reale, ragionando come chi ha deciso di mettere il proprio benessere al centro della propria crescita personale e professionale. Sono sicuro che questo video ti sarà di grande aiuto e che lo riguarderai con grande interesse anche dopo, col passare del tempo. E sai perché ne sono sicuro? Perché l'ho già fatto anch'io prima di pubblicarlo e mi sono letteralmente reso conto che in questi pochi minuti c'è spiegata la chiave del successo di ogni business. Quindi mettiti comodo e partiamo. Ma prima non dimenticare di aggiungere un like e di entrare a far parte della community di Meta Sinergie. Solo così potrai dare uno stimolo ad un ingegnere impegnato che continua a spendere le sue ore libere dei weekend a pubblicare contenuti di questo tipo. Ma ora partiamo. Bene, il punto di partenza è ammettere che viviamo in un contesto occupazionale molto complesso. In Italia il fenomeno del mismatch, ovvero il divario tra ciò che sappiamo fare e ciò che effettivamente facciamo per vivere, è un problema sociale reale, complesso. Questo crea una sorta di erosione dell'autoefficacia. Sai, se passi anni a fare un lavoro che non stimola i tuoi talenti, il tuo cervello purtroppo finisce per convincersi di non averne affatto. Si chiama sindrome di destimolazione e non è una bella cosa. Si tratta di un meccanismo di difesa psicologica che paralizza le persone e che genera apatia e frustrazione. Per uscirne è necessario smettere di guardare il lavoro come una lista di mansioni da fare ed iniziare a guardarlo sotto una nuova luce. Per questo devi sapere che ci viene incontro una tecnica che ho recentemente approfondito che trovo calzante, ovvero il prisma dell'ikigai. Ma non nella sua versione classica, quella che in qualche modo troveresti sui libri di testo, per intenderci. Io l'ho ragionata in modo diverso. L'ho pensata in una versione evoluta e scientificamente supportata dopo aver fatto i miei compiti a casa. Devi sapere che l'ikigai è un concetto giapponese tradotto spesso in ragione di vita, ma tecnicamente rappresenta l'intersezione tra più fattori. Sono 4 per l'esattezza. Ciò che ami, ciò di cui sei bravo, ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui puoi essere poi pagato. Il matematico statistico inglese John Venn ne aveva dato un'interpretazione grafica molto chiara. È presente il diagramma di Venn? È molto famoso. Ad ogni modo, io credo che l'ikigai non debba essere visto solo come un bel diagramma colorato, ma come un concetto molto più articolato e profondo che debba in qualche modo essere interpretato in chiave moderna. Leggendo degli articoli in rete, reputo molto valido il suo collegamento con la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Sai, Gardner è uno psicologo e docente americano che ha rivoluzionato la psicologia moderna dimostrando che non esiste un'intelligenza misurabile con il QI, ma almeno 8 o 9 tipologie diverse. C'è per esempio chi ha un'intelligenza logico-matematica, ma anche chi possiede un'intelligenza naturalistica, linguistica, interpersonale, musicale. Il problema è che il sistema scolastico e poi quello lavorativo premia in Italia solo la prima. Magari tu pensi di non avere competenze, che so, monetizzabili perché magari non sei un asso dei fogli Excel, ma forse possiedi un'intelligenza interpersonale specifica fuori dal comune che non sai di avere. Magari sei quella persona capace di mediare i conflitti, di leggere, che so, le emozioni altrui e di creare poi delle armonie o delle sinergie tra i gruppi. Sai, questa è una competenza rara e preziosissima nel mondo del business moderno, dove il fattore umano è diventato oggi il bene più scarso. Quindi perché non approfittarne?
E non dimentichiamoci che con l'avvento poi lo sviluppo e la diffusione delle intelligenze artificiali, quelle forme di intelligenza che prima sembravano non reggere il confronto con quelle che erano le logico-matematiche o anche le linguistiche, io sono sicuro che avranno sicuramente una nuova fase di sviluppo e saranno sempre più rivalutate nel tempo. Ora stai capendo dove voglio arrivare. Quando unisci il tuo tipo di intelligenza dominante con la struttura dell'ikigai, inizi a vedere delle nicchie di mercato che prima erano per te invisibili. Se la tua intelligenza è spaziale e ami per esempio l'ordine, il tuo ikigai potrebbe non essere fare le pulizie, ma diventare un consulente di ottimizzazione degli ambienti, che so, magari per chi lavora in smart working. Capisci il salto di qualità? Non vendi più il tuo tempo, vendi una soluzione specifica basata su una tua dote innata. Ma allora come fare per capire con esattezza quali sono i propri talenti per trovare il proprio lavoro ideale? Per identificare queste doti con grande precisione esiste una tecnica che spesso noi sottovalutiamo perché ci sembra troppo semplice, troppo banale, ma non lo è affatto. Si tratta dell'audit dei feedback. È un esercizio di umiltà e scoperta che rompe la barriera della nostra soggettività. Noi siamo, e penso che tu lo sappia, i peggiori giudici di noi stessi. Tendiamo a dare per scontato ciò che ci riesce perché pensiamo tanto lo sanno fare tutti, ma non è così. Quello che per te può essere banale, per un altro può essere uno scoglio insormontabile da superare. E allora ti dico questo. Prendi ora il tuo telefono, quello che sicuramente avrai in mano, e seleziona 5 o 10 numeri di persone, che so, ex colleghi, amici fidati, persino quella cliente con cui hai avuto in passato un ottimo rapporto. Fai loro questa domanda precisa. Secondo te, qual è quella competenza o quel tratto del mio carattere per cui chiederesti sempre il mio aiuto e che non trovi facilmente negli altri? Non accettare risposte vaghe come il tipo sei simpatico, no, cerca la precisione. Potrebbero dirti che sai spiegare concetti complessi in modo semplicissimo o che hai un occhio incredibile per i dettagli estetici. Metti insieme queste risposte e vedrai che emergerà un pattern. Quello è il tuo vantaggio verso la concorrenza, la base su cui costruire la tua monetizzazione. I nostri cugini europei, specialmente nei paesi nordici o in realtà dinamiche che so come l'Estonia o i Paesi Bassi, hanno già sdoganato questo approccio. Lì il concetto di posto fisso è stato sostituito con il portfolio delle competenze. Non si definiscono più tramite un cartellino, ma tramite i problemi che in qualche modo sanno risolvere. Questo, se ci pensi, riduce drasticamente lo stress e l'ansia da prestazione, perché la tua sicurezza non dipende più da un datore di lavoro, ma dalla tua capacità di generare valore con i tuoi talenti. Ma in Italia purtroppo siamo ancora legati a una visione gerarchica e rigida che distrugge la salute mentale e ci fa sentire inutili se non rientriamo in uno schema prestabilito, voluto dalla nostra società. Ma la verità è che il mercato globale sta cercando quella creatività e quella problem solving che noi italiani abbiamo nel DNA e che dobbiamo solo imparare a far emergere e chiaramente a valorizzare per sviluppare il nostro business, che sarà la chiave del nostro successo. Sai, una volta compreso questo, il passaggio successivo è passare dalla consapevolezza alla monetizzazione. È uno scoglio duro da superare poiché richiede un certo sforzo e un vero e proprio cambio di paradigma. Devi smettere di vendere te stesso e iniziare a vendere un risultato. Riascolta questa frase, ti sarà di aiuto, non puoi immaginare quanto. La scienza del marketing, quello comportamentale, ci insegna che le persone non comprano competenze, comprano trasformazioni. Quindi se sei, che so, un esperto di cucina tradizionale, non vendere lezioni di cucina. Vendi la capacità di stupire i tuoi ospiti, che so, con una cena gourmet in meno di 30 minuti. Beh, la vedi la differenza? Nella seconda opzione hai risolto un problema di tempo e allo stesso tempo di status sociale. Questo è il segreto per dare un prezzo a ciò che sai fare, anche se pensi di non avere nulla di speciale tra le mani. Beh, io credo che la verità è che il valore non è quello che fai, ma nel beneficio che l'altro ottiene grazie a te. Ricordalo sempre quando dovrai mettere in piedi un nuovo business. Se senti il bisogno di approfondire questo argomento, beh, fammelo sapere scrivendomi un messaggio. Leggo sempre tutti i messaggi che mi vengono inviati e sarà un piacere poi risponderti per darti un mio aiuto.
Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. In sintesi, quello che abbiamo esplorato oggi è un vero e proprio percorso di comprensione e di liberazione. Abbiamo capito che la sensazione di non valere nulla è spesso un inganno creato dal sistema lavorativo, quello però obsoleto che non sa dove metterci. Abbiamo scoperto cos'è l'ikigai e come può essere usato insieme alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner per mappare i nostri veri talenti. Abbiamo poi imparato che attraverso l'audit dei feedback possiamo avere la conferma oggettiva di ciò che il mondo vede in noi. Infine abbiamo visto poi come la flessibilità e il focus sulle soluzioni siano già la norma. Iniziare a monetizzare le proprie competenze significa prima di tutto fare pace con se stessi, riconoscere la propria unicità e avere il coraggio di offrirla al mercato in modo intelligente e strategico. Non è un salto nel vuoto, è un vero e proprio ritorno a casa, verso la versione più autentica, più prospera, più sana di noi stessi. Ricorda che il mondo non ha bisogno di impiegati rassegnati o di persone scontente, no, assolutamente no. Ha bisogno di persone consapevoli, che sanno quanto valgono e che non hanno paura di dimostrarlo. Quindi se ci tieni alla tua crescita professionale e poi soprattutto al tuo benessere psicologico, impara a proporti per ciò per cui sei naturalmente portato. Solo in questo modo il lavoro smetterà di essere un peso e diventerà l'espressione felice della tua identità. Grazie per essere arrivato fin qui. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto.